Iniziamo la sessione di Samuel. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Samuel è bambino, sta giocando sulla spiaggia con una biglia, la fa andare in buca e vuole andarla a recuperare e si rende conto che questa buca è profondissima, come se fosse un pozzo senza fine. Ed è molto esaltato perché pensa che lì al fondo di questo pozzo così in profondità ci sia la verità, laddove è andata la biglia. Ed è così? No, Cosa c'è in fondo al pozzo? una verità. Quale? Ehm, la sua verità. Ti dà l'autorizzazione, Samuel. Eh sì, con gli occhioni da bambino, curiosi del mondo. Vibrazione di Samuel. 24 miliardi. Consapevolezza. Circa 160. Anima. 45-46. Vite. 1512. Cervello. 9.2.3. Suscettibilità ipnotica. 61. Beh, i valori sono un bel buono. Per essere la prima sessione di Samuel. Samuel mi ha scritto 3 anni fa e poi non l'ha più fatta. Causa esoterica. Oh, mm. Allora, non era pronto perché prima aveva bisogno di fare un pezzo suo più personalizzato, come se volesse prima elaborare da sé e attraverso la propria esperienza questa stessa materia. Lui è effettivamente un ricercatore, che però ha molto bisogno di metterci del suo, di rielaborare attraverso i propri filtri, per cui affidarsi completamente da subito così non era per lui. Posso dire la tua città, Samuel? Ok, no, giusto per... nome dell'anima. Giulietta. Nome dello spirito. Colomba. Colombo. Progetto. Be My Baby. Mi fa vedere lui come se volesse, no? Un piccolo per sé, un qualcosa per sé, che può essere sia proprio a livello di un qualcosa di esteriore, di esterno da sé, ma anche un qualcosa proprio che appartiene a se stesso, e sfugge via questo baby. Entità eterica. C'è un uccello con il becco lungo che tende un po' a beccarlo, a dargli fastidio. E poi c'è tipo una cimice come insettoide
che dà anche un po' l'idea di spia, di giudizio. A volte lui potrebbe sentirsi così, anche se tende a voler andare avanti, per la propria strada a testa alta. Mm. Poi? Mm, mm, C'è stato per un periodo, però secondo me adesso non più, tipo una specie di demone che bruciava dei bambini. Non so se per caso nei suoi, perché il fatto è questo, che probabilmente in queste sue sperimentazioni a volte ha agganciato a sé delle entità, mh? Perché questo qui lo vedo un po' svanito, però che c'è stato e che quindi magari non appartiene a lui, no? Mm, Però che si è agganciato. E poi c'è un drago alato. Mm. Sì, 3 DL. Prima dell'insettoide cos'è che hai detto? Era un Non so, c'era un uccello, forse uccello. col becco lungo. Ok. Entità mentali. Allora, io ne vedo 3. Il primo è piove a più non posso. È lui che è alla guida dell'auto, tipo si scatena un acquazzone e ovviamente fa del proprio meglio per guidare. Però, insomma, essendoci questa perturbazione, non riesce a vedere bene e perde un po' il controllo del mezzo. Però non vuole fermarsi. Potrebbe fare così, no? Accostarsi un attimo, aspettare che spiova, che diminuisca l'intensità della pioggia. Lui continua a guidare, anche a costo, di sfidare dei pericoli oggettivi. Livello? 4, questo qua. Poi c'è, lo chiamerei vecchio adagio. Mi fa vedere lui che mette tipo un disco, un vecchio disco, Mm. mm, con un grammofono, ed è sempre lo stesso di disco che gira, no? Come se ci fosse una sorta di inceppamento. E ritorna spesso in questa musica, in questo, diciamo così, ritornello per lui, esatto, come Tipo? loop, Mhm. la perdita. Quindi si La chiama perdita questa? da diversi punti di vista. Io lo vedo come vecchio adagio, nel senso che lui mi fa vedere che ascolta sempre la stessa musica. Il concetto di perdita. Sì. Livello? 3. Poi. Adesso poi in alcuni momenti in cui ha vissuto effettivamente la perdita era a livello più alto. E poi c'è sale e pepe. È come se lui, pur essendo giovane, sentisse di avere molti più anni e ha questa idea anche dell'anima antica, intesa proprio come quest'anima antica vissuta anche in altre galassie, cose del genere. Ehm, Ed è un tipo di credenza che lo fa un po' anche a tratti crogiolare su se stesso, no? Su Mm. questo tipo Mhm. di conoscenza, di esplorazione. Autoreferenziale. Sì, esatto, sì, sì. Io sono meglio degli Eh sì, io altri, ma non sì, dichiara. Mm? Scusa? sono un'anima antica, sono un pleiadiano, sono. Pleiadiano, ok. Non ci sono pleiadiani nelle eteriche. No. No, chiamiamoli. Ha fatto alcuni esperimenti con, posso dirlo, con una persona di ipnosi e le ha condotte lui con sua madre e sono spesso risultate delle vite passate con i pleiadiani, che vere o false che fossero,
I pleiadiani li abbiamo chiamati, quindi chiamiamoli. In realtà non c'era bisogno che ci fossero sotto forma di entità eterica perché c'è già l'entità mentale, no? Sale e pepe. Che sì, esatto, che è già bella consolidata. A Sale e parte pepe, che forse non scusami. abbiamo detto, è vero, non abbiamo detto il livello, che è livello 5. 5. Esatto, quindi non c'era bisogno anche dell'entità eterica pleiadiani. Chiamiamo il pleiadiano capo. Mm, Una vecchia amicizia di un tempo che fu. Sì? Sì, sì, sì. Quindi ovviamente con questa bellezza, con questa imponenza e anche con questa allure di saggezza, di profondità animica e di benevolenza. Ok. Ha un'anima? Andiamo sulla logica. Ha un'anima? No, I pleiadiani ce l'hanno? no. L'hanno mai avuta? Magari nel passato. Non lo so. Fino a dove Eh, riesco a vedere, no. 1512 vite, Samuel. Se ce n'è una come pleiadiano, non aveva l'anima. Certo, noi facciamo anche queste scelte. Certo, di fare anche vite in cui non abbiamo l'anima, perché S'anima? no? Ah. Sì, certo. E lui ha avuto vite da pleiadiano senza anima? Sì, ma non solo sul pianeta delle Pleiadi, però, eh. Mhm. Sì, Ne ha certo. fatte altre. Quindi ha avuto delle vite da pleiadiano. Sì, sì, assolutamente. Tuttavia, se consideriamo una vita con anima più importante, più sostanziosa di una vita senza anima, le sue vite da pleiadiano interessano quanto chi ha vinto tra Juve e Milan all'ultimo derby, che non è un derby, ma vabbè. Sì, decisamente più acerbe. Diciamo che su una scala da 0 a 10 di importanza sono 1 queste vite. 3. Ok. 1512 vite, la più importante, compresa quella attuale. È quella attuale, assolutamente. La seconda classificata, qual è? Qua credo che sia però parallela, perché mi fa vedere tipo che è il responsabile di un canile. Quindi è come Samuel. Sì, è molto simile, però lo vedo un po' più in là con gli anni. Mi sembra che abbia intorno a una cinquantina d'anni in questa vita. La terza. Tipo un direttore d'orchestra che viaggia Quarta. un po' per il mondo. Ma è sempre parallela ed è Samuel o è un'altra? Questa è ancora parallela, questa del direttore, sì. Quindi è sempre Samuel. Sì. Ha sempre 26 anni. Sì, circa sì, forse sembrerebbe una trentina, però anche Samuel sembra un po' più grande di quello che è. Ah, una seconda, terza, quarta e basta poi. Qua è una donna invece e mi fa vedere che è una donna comunque direi casalinga e qua io la vedo già con il mattarello in casa che fa la pasta a mano, che ha diversi figli. Molto faticosa come vita, però felice. Impianti eterici di Samuel. Come se indossasse degli occhiali appannati. Quindi che non sempre gli consentono di vedere la realtà in modo chiaro, in modo cristallino, privo di filtri, diciamo così, no? Di preconcetti. Mm. Poi c'è una specie di, sembra quasi un serpente, Mhm. che è intorno al suo viso e ha la bocca rivolta verso l'alto
E quello fa un po' da impianto mentale anche. Mm. Una coroncina egizia. Esatto, tipo sì, esattamente. Sì. Poi? E poi sui genitali. Va bene. Allora, anni fa, questo me lo sto dimenticando, una delle tante cose che sono successe in procinto di riservare la sua sessione sono stati i fenomeni di poltergeist sul lavoro, da solo. Si muovevano sportelli, cose. Però io per come l'ho vista, ovviamente lui era presente, però era principalmente legato al luogo, a qualcuno legato a quel luogo. Poi come effetto secondario lui ha scelto di assistere a questo poltergeist, quindi che avvenisse in sua presenza, perché ancora aveva bisogno di mettere tipo un ostacolo al iniziare le sessioni con noi, perché doveva fare un pezzo proprio da solo. Mhm. C'era un L'ha lavoro che doveva adattato. fare. Sì, 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 esatto, l'ha adattato. Però il poltergeist non avveniva per lui. Ok, quindi è un disincarnato che c'era lì. Sì, più di uno, sì. Questi disincarnati sono ancora lì? Ehm, C'è una certa furia, diciamo così, foga, no? Ed è come se in un certo senso festeggiassero, ok? Quando c'è. Allora, loro hanno una visione un po' anticipata degli eventi. E quindi loro, sia quando vedono prima la morte imminente, sia subito dopo, appena dopo, che è ancora molto forte, no, l'energia della morte, è come se questi disincarnati di cui sto parlando, non tutti i disincarnati, ok, ne traessero un po' godimento, perché questi che vedo hanno un'energia molto bassa. Li chiamiamo, li mettiamo davanti al portale aureo che è ancora chiuso, li mettiamo lì in stand-by. Quanti sono? Questi sono tre Tre. coinvolti, sì. Molto bene. Cinema. Mamma. Però la vedo un po' anche confusa, Mhm. cioè sicuramente molto molto interessata e non si perderebbe per nulla al mondo questo appuntamento, però non so, è come se avesse un po' la testa piena. Mm? Mhm. Mm. Il padre, Confusa. sì, anche. Mm. Sì, sì, un po' troppo piena in testa, non lo so come spiegarti, è che manca un po' d'ordine. Mm. Padre, sì. Mm? Sì, Sorella. sì, proprio come se fosse primavera, con una spensieratezza bella. Vediamo solo la frequenza della sorella. Mm, Se lo permetti. Potrebbe anche essere una ragazza umorale, nel senso assolutamente in linea con quello che accade in questa età, no? Oggi io la vedo tipo intorno ai 30-35. La compagna. Mm, un po' appesantita da cose. Mm, eh, turbata e un po' preoccupata, mm, ma sicuramente c'è. E non tanto una persona quanto il ricordo della vecchia storia con la ex. Chiamiamo il ricordo. Qualcosa che brucia, che provoca bruciore, tipo come potesse essere bruciore dai genitali allo stomaco e bruciore un po' nella zona degli occhi. Ok, quindi bruciore interno Sì, alla, alla parte che, bassa del corpo e bruciore sì, degli occhi. sì, misto, Sale. sì, esatto, sale e fuoco allo stesso tempo, perché fuoco, allora sale per, come dici tu, un po' la Gli occhi. sofferenza, il dispiacere, no? Però anche fuoco per, c'è una rabbia.
Ok. Torniamo un attimo alle ipnosi fatte. Che è successo in termini eterici? Un arricchimento, un impoverimento, un nulla di che, un grande lavoro, un'acquisizione di entità, una perdita di entità. Che è successo? È come se Samuel stesse costruendo un metodo, prendendo spunti, ok, dall'esterno, però sta cercando di creare un metodo suo personale. Mhm. Però a volte lo vedo proprio come ho descritto in questa entità mentale di piove a più non posso, piove a dirotto, in Mm. cui lui cerca di condurre questa sessione nella maniera migliore possibile, più ferma, più equilibrata possibile. Però a volte davvero non ha il controllo del mezzo. E che succede? Ehm, è come se la madre fosse un po' sballottata, la vedo come se fosse all'interno, che ne so, di una nave merci e ci sono queste Casse che si spostano bra- bravissimo, ecco. e a volte le finiscono addosso, a volte no. Sì, e poi a volte tipo come se entrasse anche l'acqua del mare all'interno della stiva dove ci sono le casse. Quindi comunque accadono delle cose, insomma, che denotano squilibrio. Mezze interferenze o giù di lì. Mm? Sì, sì, e a volte vedo che allora, lui cerca di essere abbastanza vigile, si impone una buona centratura. Però ti devo dire che ci sono questi occhiali appannati che a volte non gli fanno vedere, non gli permettono di vedere entità che si insinuano in maniera subdola. Poi lui, per carità, è anche una persona molto risoluta e che vuole mantenersi integro. Però io vedo che non solo nelle ultime 2 notti ci sono state queste presenze che lui ha avvertito, proprio come se ci fosse una sorta di forza energetica, ok? Si sentisse proprio che c'è qualcosa, non solo in queste ultime 2 notti. Mhm. E che gli derivano proprio da questo smuovere l'eterico in maniera non del tutto sapiente, non ancora del tutto sapiente. Causa esoterica dell'essere sempre stato molto curioso, che potrebbe essere collegata, no? Sì, 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 assolutamente, lui è andato incontro a tutto questo perché è animicamente così. È come se lui mi fa vedere che, allora, in maniera molto semplice e anche abbozzata, no? Dentro di noi c'è una parte della nostra vera anima, ok? Come se noi in realtà non potessimo recepire la completezza dell'anima proprio perché siamo molto limitati dalla mente e dal corpo. Mm? È come se invece la nostra anima si espandesse invece nella sua totalità, nella sua pienezza, nella tua totale sapienza e consapevolezza fuori. Mm? E lui è come se mano a mano riuscisse a espandere questa sua anima più piccola, che è come se fosse una proiezione dell'anima più grande. Mm? E più lui conosce, più sperimenta, perché non è solo una conoscenza sui libri, una conoscenza didascalica, teorica, ma pratica, Mhm. più la espande. Più la espande. Sì, sì, sì. Espande la propria anima. Va bene, andiamo al 2021. Succedono alcune cose. La prima è che, o la seconda, è che la compagna perde un bambino. Mm. Secondo mese c'era anima. No, no, non c'era. Questa però me la dà come se lei stesse facendo un proprio percorso interiore a fianco a Samuel, parallelo, ok? Quindi
In qualche modo le energie che lui smuove in tutto questo suo processo di conoscenza, smuovono delle cose in lei, ok? Quindi lei sta vivendo anche una serie di eventi stressanti e difficili, una in coda all'altra, ok? Perché mentre per Samuel, come posso dirti, un po' è proprio una sua propensione essere così e affrontare anche Mm. queste interferenze, queste difficoltà. Per lei non è così. Lei non ha questa stessa prerogativa. E quindi Dovrebbero è come farlo se insieme, tra lei virgolette. sta come vivendo anche in maniera accelerata tutta una serie di cose che lui ha vissuto spalmate, no, nel corso della sua vita. Mm. E lei le sta vivendo un po' condensate. E diciamo che lei forse non è ancora così pronta per tutto questo, e quindi ne sta accusando molto il colpo. Chiamiamo lo spirito, la parte eterica di questo non nato. Se arriva, che l'eterico, il grande spirito può Sì, ritornare in questo mare, no? sì, mi è venuto sotto forma di un fiore, infatti. Un fiore molto delicato, molto semplice, di quelli che crescono in città. Il fiore ci lascia un messaggio parola. Tutto è, mi dice. Mm, come farmi vedere questa energia unica? Come farmi vedere che lui prima era questo piccolo seme nel grembo della sua ragazza, della sua compagna, e ora è in qualche misura, in parte, dentro questo fiore. Parte, ok. Sì, in Ed è parte, sì. unico, perché lì, in Ed è quel punto, c'è solo quel fiore, adesso e per qualche giorno. esatto. 2021 manca il cane di Samuel. Lo chiamiamo. 2 giorni fa abbiamo aperto il portale aureo degli animali. Ecco, mi dà due immagini diverse. Una è un musetto tenero, un po' sofferente e devastato. E uno invece è un muso da cucciolo, come se si fosse completamente rigenerato. Ed è come se digrignasse, ma in maniera simpatica, quasi da cartone animato, mh? Per farmi vedere che è tutto a posto. È già un Che altro cane? sì, no, 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 ma ha deciso di diventare un nuovo cagnolino, che è il cucciolo che tu vedi. no, no. No. Cioè, quello che vorrei dire, che se sto vedendo, è come se lui vivesse questa esperienza cucciolo, Mm. ma non è un cucciolo reale, ok? È un cucciolo di eternità. Ed è come se, è molto difficile da spiegare. E, e lui è come se fosse ritornato nel vissuto che sta avendo adesso, che è di pienezza, di gioia e di gioco, è tornato cucciolo. Mhm. Però è come se la sua parte eterica, il suo spirito, che è così pregno di gioia, e, di amore, di divertimento, ehm, compenetrasse la parte di anima di Samuel, che non è quella che lui percepisce dentro di sé, attraverso, Mhm. sai, la propria mente, il proprio corpo, ma è quella più espansa. E allora a volte a Samuel arrivano proprio come dei riflessi di questa unione fra lui e il cane, che è un'unione superiore, che non è solo l'unione che c'è stata in vita, ma è un'unione di luce in un'altra dimensione. Cosa dice il cane a Samuel? E nei tuoi occhi ho visto l'amore.
E Samuel? Samuel riesce a percepire una porzione di questa loro unione in un'altra dimensione, che è un'unione non intaccata in nessun modo dalla malattia. Ma d'altro canto Samuel ha ancora, diciamo così, un ricordo materico di questo cane e lo cerca per poterlo abbracciare, per poterlo baciare. Beh, lo può fare adesso. Sì. Non potevo avere un cane migliore. Mi hai tirato fuori il cuore dal petto. E lui scodinzola forte. È tutto divertito, gli gira intorno, gli salta un po' in braccio, poi scende giù e giocherella in mezzo a un prato di fiori. E lui si fa tutto leccare, Samuel, in faccia, no? Si fa buttare giù dai giochi. Va bene, dove vanno adesso insieme? Il cane fa vedere a Samuel il portale aureo dedicato agli animali e glielo fa vedere come se fosse un'immensa area giochi, tutta naturale, con prati, montagne, c'è l'acqua, c'è il sole, a volte c'è anche la pioggia. Ed è come un gioco continuo e non si sentono mai soli, mai ammalati, mai turbati. E lì ci sono nuove possibilità per questo cane di fare altre esperienze. Sì, perché è come se lui venisse a contatto con gli spiriti di animali con cui in vita non sarebbe venuto a contatto. Mhm. E, Che lo arricchiscono. sì, che lo arricchiscono e Lo incuriosiscono. Chissà com'è essere rinoceronte, sì, perché un rinoceronte glielo dice. è come se facessero proprio nascere in lui una maggiore empatia, avvicinandosi sempre di più anche ad altri animali che, tipo i maiali, che assomigliano un po' di più all'essere umano. C'è una connessione tra l'interno del portale aureo degli animali e l'interno del portale aureo degli uomini. Sì, è proprio un ponte, guarda. È proprio un ponte e le porte sono spalancate. Ed è come se non ci fosse alcun problema, non c'è un codice per aprire la porta, è lì disponibile, aperta. Va bene, è Samuel che lo deve salutare. Lo prende in braccio e lo guarda negli occhi, gli accarezza il musino, le orecchie e strofina, no, il proprio viso contro il musino del cane. E poi lo lascia giù e immediatamente il suo cane va a giocare con altri. Bene, lo tenga aperto, adesso apra quello degli uomini e chiami la nonna materna, uno accanto all'altro, talmente vicini che si vede da fuori il ponte. Non so come mai la nonna materna me la fa vedere giovane, forse lei ha scelto di darci questa immagine qui. Che se si capita spesso. O forse è mancata Eh, giovane, Samuel?
giovane Più o donna meno, viene. abbastanza. 50, 50, 60? 50. Eh. Ehm, È come se mi dicesse che è proprio bello, è proprio ispirante guardare dall'altra parte, perché c'è una vitalità incredibile e non c'è la mente. E lei lo sente tanto profondamente, non c'è la mente. Adesso dov'è la nonna? Allora, io in realtà la vedo che con gran confidenza passa dall'esterno all'interno del portale aureo. Già lo conosce. Forse anche per questo che la vedo così giovane. Ha fatto veramente una pulizia profonda e la vedo proprio come una giovane eterea, una fanciulla. Cosa vuole dire a Samuel? Che bel percorso. E, però è come se lo sollevasse, come se le facesse capire che può essere più leggero questo percorso. E È come se, viceversa? se lei volesse trasmettergli allegria, la risata. Il viceversa? E, lui gli dice qualcosa tipo fai un buon cammino, una buona trasformazione. La salutiamo. Li vedi i due portali uno accanto all'altro? Come se fossero degli occhiali? Sì, esatto, come gli occhiali. Sì, sì, c'è l'asticella che unisce le due lenti, che è Mhm. proprio questa specie di ponte. Li chiediamo. Causa esoterica, Monica, dell'elemento aria dominante in Samuel. L'aria pulita, l'aria sana. Infatti mi fa vedere anche che ha scelto, no, di nascere comunque in un luogo in cui ha la possibilità di respirare l'aria del mare, l'apertura, diciamo così, no? Ehm, allora mi fa vedere in realtà l'apparato respiratorio che è come se fosse una cassa in eterico, ovviamente non sto dicendo sul piano Mhm. fisico, se fosse una cassa respiratoria molto ampia con gli alveoli polmonari molto dilatati e che quindi ha bisogno di una ricezione di aria abbondante e molto pulita per tenere efficienti questi polmoni così grandi. In eterico lui è così. Affamato di aria pulita. Sì, sì. Cos'è l'aria? Archetipicamente. Sì, adesso arriva proprio una silfide, no? Mhm. Che qua mi si presenta un po', ma sì, sembra un po' una fata, però in realtà è un po' più rarefatta, non ha i contorni chiari, ben definiti. Ehm, E mi fa vedere come riesce a portare Samuel all'interno di tutto quanto l'etere.
E nell'etere Samuel riesce a raccogliere informazioni, riesce ad arrivare a profonde comprensioni, come se proprio estraesse dall'aria alcuni significati importanti. Chi è Samuel? Da dove viene? Samuel mi fa vedere in questo suo viaggiare insieme a questa Silfide nell'aria, mi fa vedere l'origine da cui proviene, quindi mi ha portato proprio in direzione della sorgente. Ah, non dalle Pleiadi? No. Ok. Qual è la sua missione? La sua missione è quella che sta compiendo adesso, cioè vivere la vita, fare l'esperienza dell'amore. Per chi? Eh, Per cosa? allora, lui ha fatto con il proprio cane una grandissima esperienza d'amore. La sta facendo attualmente anche con la compagna, però è come se ci fossero proprio ancora delle cose, come posso dirti, da lasciare andare, perché davvero si viva appieno l'amore. E per comprendere che l'amore in realtà è uno strumento di autoconoscenza e di evoluzione. E poi è l'unica cosa che esiste su questo universo, non c'è altro. Monica, Samuel chiede, la fiamma, la compagna è la fiamma? Allora lo stanno diventando, però appunto lei ha tutta una serie di cose che è come se fossero dei nodi che vengono al pettine, ok? Per cui in un certo senso sta un po' prendendo tempo, ok? Ma il percorso è quello. Sono gemelle, quindi di che livello? Quinto però ha avanzato. Va bene. Cosa fa la mamma nel cinema? Davanti a tutto questo che abbiamo visto. Veramente molto concentrata, molto interessata e nel frattempo è come se stesse posizionando in maggior ordine queste cassette che abbiamo visto all'interno della nave. Ah, sì, Cioè, sì, sì, le casse. Ok, ci sono delle vite passate tra Samuel e la madre. dunque, me ne fa vedere una tipo su un'isola e come due amici inseparabili, facevano tutto insieme. In particolar modo adesso qua mi sta facendo vedere un momento di pesca, ma Mhm. in generale proprio inseparabili. Con la sorella? È come è stata sua figlia, perché mi fa vedere che la toglieva in aria. Con la fidanzata? Oh, questa qui mi sta portando tipo in un'esperienza un po' sciamanica, oserei dire, Mhm. perché me la fa vedere in Amazzonia, tipo. Ehm, Lui tipo, non so, ecco, come fosse una specie di capotribù e lei era come quella da liberare dagli spiriti, con un rituale di gruppo. Ok, vediamo dov'è la perdita in Samuel, il concetto, l'archetipo della perdita. È proprio un qualcosa per lui di... Allora, lui sta provando a lavorarci, considerando che oltretutto è molto giovane, Samuel, e è come se sapesse che deve proprio lavorare lì, sulla perdita. E infatti ha scelto delle esperienze di perdita
varie, di vario tipo, alcune proprio molto concentrate nel tempo, perché proprio lui doveva lavorare su che cosa significa perdere qualcuno, perdere qualcosa. Ehm, come se allora lui non è ancora pronto a comprendere tutte le sfaccettature della perdita. Uno di questi è sicuramente il fatto che questa realtà non è reale. Quindi in realtà non stai perdendo assolutamente niente. Mm? Però è una percezione che a lui ancora non è arrivata pienamente. Mm? Non è vero, è tutta un'illusione, non perdi assolutamente nulla. Mm? E l'altro è come se fosse il meccanismo di riparazione. Infatti mi fa vedere questo musino del suo cane così tutto devastato, no? Che poi si è rigenerato. E quindi è come se anche lui volesse apprendere la possibilità di riparare i dolori. 2001 mi viene, scusami la piccola digressione, mi vengono alcune, 2001, 2021, alcune considerazioni sull'1, no? 2021, 2011, 2001. Ci sono sempre molti eventi particolari, particolarmente concentrati, cioè a volte concentrati anche nella sua città. Nel 2001 c'è stato il bordello del G8, no? A luglio. Poi vabbè, a settembre c'è stato l'11 settembre e così via. Ci sono delle connessioni tra, almeno dal 2000 in poi, dall'anno con l'1, tutti gli anni con l'1, quindi 2001, 2011, 2021, 2031. In questo crudele gioco del ribaltamento dei valori, l'uno che rappresenta il tutto è uno, che rappresenta la sorgente, è stato adoperato in senso inverso, in senso ribaltato. Quindi ovviamente ciò che era luce è stato ribaltato in buio, in oscurità, in disgrazia. Quindi 11 settembre, che poi in effetti se scrivi i numeri romani, no? Il 9 di settembre c'è ancora un 1, no? C'è l'asticella proprio del 2001, per esempio. L'1 che viene proprio invece negativizzato, perché è ciò che queste forze oscure sono venute a fare, questo ribaltamento dei valori. Cosa vedi allo stato attuale delle cose come visione eterica, quindi senza nessun valore, nel 2031, Monica? Pura visione eterica, ovviamente, che ha un significato simbolico, le torri gemelle sono di nuovo intatte. Ok. Quindi cos'è, un altro universo? Come se ci fosse un meccanismo, non so spiegare, di riparazione, Mhm. di rigenerazione. Bene, è il momento finale di Samuel. Come lo vedi? Molto convinto, quasi in marcia verso il cluster. Andiamoci insieme a lui e vediamo come vedi i suoi contratti. Mi fa vedere vari tipi di... Allora, alcuni sembrano dei corni e altri sembrano proprio come se fosse le costole senza carne intorno. Comunque la forma è sempre quella, più o meno, no? Mhm. È da così. Cosa ne fa di questi contratti? Gli dà uno sguardo anche interessato, ma perché poi comunque non è che sono molti. Allora, si vede che lui fa un'operazione anche di pulizia, anche rispetto alle vite, che
in effetti non ne ha molte, anche i contratti non ne ha moltissimi. E li guarda come per carpire le ultime informazioni di apprendimento, no? E poi via, dentro il portale definitivo. Cosa mette qui al suo posto? Non so perché, prende un flauto, suona e compare un ad eternum, grazie alla musica che lui ha emesso. Come è fatto? È proprio di note musicali ed è come se la compagna che fosse lì al cinema, ma proprio una cosa strana, ovviamente sono tutte immagini simboliche, era entrata nel cinema come se fosse un po' incinta, che poi ovviamente no, perché è già successo da tempo, no? Che non... E nel momento in cui lui ha prodotto questa ad eternum con il suono del flauto, a lei si è sgonfiata la pancia. Proprio ha messo le mani sull'addome e si è resa conto che non c'era più quella pancia. Quindi ha eliminato la perdita. Sì. Sì, dimmi. Sì, come se fosse veramente un doppio effetto, come se lui avesse agito su di sé, quindi ovviamente sul proprio cluster, ma anche sulla compagna. Avatar. Ma non so, tipo un libro, non so perché mi ha avuto sto libro che non è che ne abbiamo parlato. È come se fosse un libro di, non so se alchimia o astronomia, ehm, che in parte è stato scritto da Aleister Crowley. Non lo so cosa voglia dire. È rimasto questo dentro alla stanza dell'Avatar. Dell'Avatar. Lo tiene? No, perché si rende conto del fatto che è assolutamente fuorviante, assurdo, e lo butta. E cosa mette qui al suo posto? Non so come ha fatto, ha utilizzato una zampina di un cane e ha creato un ad eternum fatto proprio di zampatine, in fronte di cane. Benissimo, con queste condizioni, l'uccello, l'insetto, il demone, il drago alato, i 3DL esistono ancora? No, assolutamente no. Piove a più non posso, vecchio adagio, perdita, sale e pepe esistono ancora? No, no, no. Gli impianti, No, 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 nella maniera più assoluta. No, il progetto Be My Baby, no, no. PS sempre Giulietta, PE sempre Colombo, Ehm, mm, Mi viene Corniola come PS. mhm, mm. eh, boh, la pie non so, è una foglia, ma non so, forse potrebbe essere una foglia anche di ortica. Però proprio con tutto all'insegna del curativo, del terapeutico. Vibrazione di Samuel. Ah, ci sfida così, bello. Sfida tutti così, 666. Può cambiarla tra 2 minuti, se vuole. Sì, A certo. quanto? Questo era come un gioco, no? Perché lui ovviamente, no? Ha iniziato più che mai adesso, no? A voler giocare. E Mhm. quindi lui dice, sì, poi posso andare anche a 700. Consapevolezza. 193. Mm. PS. Ora 65. Vite. Non ne ha tolte tantissime, perché già penso avesse fatto una sua selezione. 1390.
Cervello. 9.9. Suscettibilità ipnotica. 70 più o meno. Servirebbe a Samuel fare una sessione diretta? Sì, molto. Perché? Adesso lui è come se avesse bisogno proprio di sperimentare l'opposto di quello che fa, per comprendere delle dinamiche anche nell'altro ruolo. E questo porterebbe proprio anche, non so, un maggior perfezionamento nel suo metodo, e riuscirebbe a vedere delle cose molto importanti all'interno di sé, molto autentiche. Quindi servirebbe. E come? Molto. Bene. Cosa fa la madre nel cinema? Ha una espressione molto più distesa e rilassata adesso. Sorride. La compagna? Più leggera, ovviamente più sgonfia, e vedo, non so, del verde, degli smeraldi, sia intorno alla mamma che intorno alla compagna. Con queste condizioni c'è ancora la perdita? E c'è la rielaborazione di essa. Messaggio finale di Samuel a se stesso. Sento la vita scorrere nelle mie vene. La verità è la vita. Di Samuel alla fidanzata. Le dà un bacio sulle labbra. Siamo noi e più di noi. Di Samuel alla sua città. È come se cantasse Grazie Roma, ovviamente con il nome della sua città. Grazie Genova. Sì. Ok, come lo vedi? Allegro e molto forte. La vita parallela di Samuel, come responsabile del canile, la 2, la 3 come direttore d'orchestra e la 4 come casalinga, ci sono ancora? Sì. Ok. Le vite in cui senza anima era sulle Pleiadi? Ce n'erano più di una e ne ha tenuta una. Ok. In termini di importanza come cose imparate, è più importante la più importante vita come pleiadiano senza anima o una qualunque vita o la meno importante delle vite con anima? La meno importanza delle vite, ma con anima, certo. Ok. Ehm, Samuel ci vuole lasciare con una canzone? Non so, mi canta Gloria. Disconnettiti da tutto e tutti e torniamo.